Nell'episodio precedente vi ho mostrato il lato oscuro di Tenerife, portandovi con me nella più grande baraccopoli dell'isola. Oggi invece ci rilassiamo, vi porto alla scoperta di Santa Cruz, la vibrante capitale di Tenerife, tra cultura, colori e scorci mozzafiato. Siamo partiti da El Médano, paese del nostro alloggio che vi ho fatto vedere negli episodi precedenti, e in 40 minuti di auto abbiamo raggiunto Santa Cruz, guidando nella TF1, autostrada tutta dritta verso la nostra destinazione. Benvenuti e benvenute in questo quarto episodio da Tenerife. Oggi ci troviamo a Santa Cruz de Tenerife, capoluogo delle isole Canarie insieme a Las Palmas. Santa Cruz è anche la seconda città per numero di abitanti dopo Las Palmas e conta circa 200.000 persone. Anche qui, come succede in tutta l'isola, costruiscono. Siamo a nord dell'isola e qui il clima dovrebbe essere differente rispetto a sud, dove alloggiamo, dove siamo stati i giorni precedenti. Però per il momento c'è una bella giornata, quindi non si percepisce questa diminuzione di temperatura, anche se ho guardato il meteo, effettivamente ci sono 5 gradi in meno, però per il momento non sento differenze. Visiteremo i punti più importanti della città, anche perché il tour di oggi non si limiterà qui a Santa Cruz, ma proseguiremo anche in altri luoghi. I colori delle casette tradizionali molto caratteristici. Tappa fondamentale è il mercato di Nuestra Señora de África, il mercato centrale di Santa Cruz. È uno dei luoghi più emblematici di Santa Cruz. Nel 2019 il quotidiano britannico The Guardian lo ha inserito tra i 10 migliori mercati del mondo. Spuntino con empanada de pollo, doveva essere la banana, ma alla fine è impanata. Buono. Si scende un altro piano. Oltre ai tradizionali banchi di frutta, verdura, carne e pesce, il mercato offre esperienze gastronomiche uniche ed è possibile degustare specialità locali. Non è solo un luogo di commercio, ma è un vero e proprio simbolo della cultura e della storia di Tenerife. Proviamo il platano negro, si può mangiare crudo, la prima volta chiaramente. Devi togliere la buccia. Ora si può mangiare. No, però, no! Che sapore ha? Ha lo stesso sapore di una banana non matura, verde praticamente. Identico. Roccia? E la marmellata? E sfoglia praticamente con zucchero. Ah. È una città caratterizzata da edifici imponenti mischiati a piccoli edifici tradizionali con casette molto colorate. Ora stiamo camminando dentro una fontana enorme dismessa. Davanti a me c'è Piazza di Spagna di Santa Cruz. Un po' di alberi, giardini, panchine, basta. El Puerto! Buono che ci siano parecchie zone dove si può fare un po' di esercizio fisico, cosa meno buona che sei praticamente sull'asfalto, sul cemento e sei sotto il sole che ti picchia in faccia e le macchine che ti passano accanto e tutto lo smog. E migliaia di turisti al secondo, al minuto, all'ora. A queste sono simili a delle piattaforme petrolifere. L'Auditorio de Tenerife, il simbolo di questa città. Molto imponente comunque. Ricorda molto le strutture della città delle arti e delle scienze che ci sono a Valencia. Ho fatto anche dei video proprio lì, quindi se vi va andateli a vedere. Caffettino di metà giornata. Quella che si intravede laggiù è Gran Canaria. E il piccolo castillo di San Juan Battista. Un canale attorno e poi sfocia sul mare. C'è anche un resort, delle piscine, un ristorante, pizzeria con piscine annesse. Molto famoso è anche il Palmetum, il parco di palme, sempre qui vicino all'auditorium, dove c'è un parcheggio enorme che vi ho fatto vedere prima, gratuito. Adesso capiamo se è gratuita l'entrata oppure bisogna pagare. Il costo per entrare è 6 euro, non entreremo. L'anno scorso siamo stati nel palmetto più grande d'Europa, sempre in Spagna,
è vicino ad Alicante e il nome è Elche, il palmetto di Elche. Ho fatto un video a riguardo, se vi va guardate anche quello. Qual è il posto che ti è piaciuto di più di Santa Cruz? Bel mercato locale, caratteristico, mi piace. Anche a me il mercato. Ora siamo alla spiaggia più famosa di Santa Cruz, la Playa Las Teresitas. E la differenza tra questi posti e l'Italia è che qui i parcheggi sono tutti gratuiti, l'autostrada non si paga. Sembra una cosa banale ma non lo è, perché noi italiani siamo sempre abituati a pagare parcheggi, autostrade, strade. Qui in realtà è tutto gratuito. Molto particolare questa spiaggia perché è accanto a un cimitero. Cimitero Playa. Nei primi del 1800 diedero le autorizzazioni per costruire appunto questi cimiteri in zone molto ventilate, perché molti residenti si lamentavano dei cattivi odori dei cadaveri in putrefazione. È questo il motivo per cui c'è un cimitero accanto alla spiaggia di Las Teresitas. Questa è una delle spiagge adatte per le famiglie e bambini. E l'acqua, devo dire, non è per nulla male. Hanno praticamente costruito una diga in modo tale non ci siano onde aggressive, così si può fare un bel bagno in tranquillità. Spiaggia molto particolare perché si trova proprio al di sotto di montagne imponenti. Molto bello anche il fatto che ci sono degli alberi, quindi c'è la possibilità di stare all'ombra, palme e anche altri tipi di alberi, e ogni 100 metri hai un Chiringuitos dove puoi fare un aperitivo, mangiare pesce fritto o altre delizie. Visto che non ho mangiato molto a pranzo, ne approfittiamo per prendere qualcosina fronte mare, un pescetto fritto, una piccola sangria e una cervecita. Siamo a San Cristobal della Laguna, conosciuto solitamente con il nome La Laguna. Questo è un paesino a qualche chilometro da Santa Cruz, a nord dell'aeroporto appunto del nord di Tenerife, e merita di essere visto, vediamo perché. Municipio molto caratteristico. Quassù ci sono ancora le luci di Natale. Tenerife è anche questa, siamo passati alla spiaggia dove la gente si stava facendo il bagno, abbiamo fatto una quindicina di chilometri, non di più, e adesso fa veramente freschino. Mi sono messo la felpa, c'è gente che cammina col cappotto invernale e Tenerife è anche questa. San Cristobal della Laguna, comunemente chiamata La Laguna, è una delle città più affascinanti e culturalmente ricche dell'arcipelago. È stata la capitale di Tenerife dal 1496 fino al 1723. La capitale fu trasferita a Santa Cruz de Tenerife principalmente per motivi strategici ed economici. Tuttavia, anche dopo la perdita del titolo di capitale, la laguna è rimasta un centro culturale, religioso e universitario fondamentale per Tenerife. Il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità UNESCO nel 1999. Paese molto caratteristico e molto colorato. Questa qui è la calle principale di tutto il centro. Guardate che roba, il barrachito. Cioè la cosa pazzesca sono gli strati, il latte condensato, il liquore, non so, l'ho detto in ordine sparso. Questa è la bibita che mi è piaciuta di più fino adesso. E il barrachito, non potete non provarlo se venite a Tenerife. È proprio una bomba. Per questo video un po' turistico è tutto e ci vediamo domani con un nuovissimo video sempre qui da Tenerife. Ciao da Jack, passo e chiudo. Nel prossimo episodio c'era un tempo in cui dovevano rinchiudere i lebbrosi, lontani da tutto, isolati dal mondo, ma nessuno ci ha mai vissuto, o almeno così si dice. Oggi quel luogo dimenticato riemerge dal silenzio e noi stiamo per entrarci.